Cari amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questa nuova avventura di pesca. Oggi vi porto con me in questa nuova puntata della nostra serie Real Adventures, ovvero le battute di pesca che faccio nude e crude, così come sono, vengono mostrate. Poco editing, post produzione e tanta pesca. Che dire, mi trovo in ambito portuale oggi. Il target della nostra battuta di pesca sarà il barracuda, ma praticano questa zona, questo spot, anche pesci come il serra o la spigola. Che dire, venite con me in questo video, vi mostro lo spot, vi mostro come andrò avanti, ecco, nella battuta di pesca, le attrezzature, le esche, i tipi di recupero. Speriamo di divertirci e di fare qualche bella cattura. Venite con me e andiamo a pesca. Allora, che dire, è davvero tanto che ci manco in questo spot. Nel corso degli anni è stato molto sfruttato, soprattutto da quello che è la pesca professionale, pseudo professionale, perché i professionisti non fanno queste cose, ovvero parlo delle reti sotto costa. La zona di Salerno è veramente stata oggetto di pesca di sciacallaggio, pesca di frodo negli ultimi anni, che ha devastato quello che potrebbe essere anche l'itteofauna presente, per cui ecco, la pesca e soprattutto lo spinning, tranne per momenti clou dove soprattutto per la pesca del serra c'è una grande attività per quanto riguarda i predatori. Per il resto dell'anno è sempre molto difficile riuscire a cavare fuori il ragno dal buco, come si suol dire. Però ecco, nonostante tutto, negli ultimi anni qualcosina si sta muovendo, soprattutto per quanto riguarda il barracuda, che è una delle specie che tra le tante ha maggiormente popolato questi spot. Come vi dicevo, proprio qua avanti c'è un petagno. Qualche rete è stata piazzata e quindi ci troviamo uno spot un po' più lontano dalla rete per cercare di essere maggiormente efficaci in pesca, altrimenti sarà tutto vano. Il tempo che arrivo sullo spot e trovo l'artificiale giusto per le condizioni marine in cui mi trovo e iniziamo la nostra battuta. Oggi ho portato con me il raffio perché mi trovo in uno spot un po' lontano da quella che è la superficie dell'acqua e eventualmente c'è qualche bella cattura. Avrò bisogno di questo attrezzo per salpare la preda. Speriamo di utilizzarlo. Monto la canna. E quali sono le cose che solitamente faccio prima di iniziare la battuta di pesca? Sicuramente bisogna controllare lo stato delle condizioni meteomarine, perché dalle previsioni iniziamo già a farci un'idea di quello che troveremo in pesca. Però ecco, soltanto poi andando sullo spot vero e proprio riusciremo a capire quello con cui dovremo fare i conti: colorazione dell'acqua,
corrente, queste sono tutte variabili che troviamo direttamente sul posto di pesca. Tuttavia oggi diciamo che sono in una condizione di mare quasi calmo, poca corrente e colorazione dell'acqua tendenzialmente chiara per il posto in cui mi trovo. Solitamente, ecco, queste qua sono condizioni di acqua chiara, e nonostante nei giorni precedenti c'è stato un po' di mare, però penso siano comunque buone condizioni per una battuta di pesca. Monto la canna, regolo la frizione e monto il mio artificiale. In questa prima parte della battuta di pesca c'è ancora il sole alto, manca una buona mezz'ora abbondante al tramonto. Ho innescato un jerk di buone dimensioni, ma non esageratamente grandi, un 160, e faccio qualche lancio con questa esca, andando poi, come solitamente faccio, incontro al tramonto, cerco di aumentare le dimensioni dell'esca artificiale, passando a 170, 190, 210 fino a 255 con il needle jointed stilo della Jackfin. Tipi di recupero per quanto riguarda la ricerca del serra, tipi di recupero più veloci, più cercati, più sincopati. Invece per il barracuda solitamente recuperi molto lenti, intervallando con delle pause e delle ripartenze. Recentemente ha pagato il recupero lento, ma facendo scendere l'esca artificiale qualche secondo prima di iniziare il recupero, quindi facendolo lavorare negli strati leggermente più profondi della colonna d'acqua, non proprio in superficie. Ovviamente dipende anche dall'artificiale che utilizziamo, perché questo possiamo farlo soltanto con le esche sinking, quindi affondanti. Vediamo cosa succederà. Inizia la sessione di lanci. Uno dei motivi per cui il tramonto è uno dei migliori momenti della giornata è perché il foraggio che si trova in alto mare, per esempio, nel calasole per la notte tende ad avvicinarsi maggiormente alla costa e soprattutto a frequentare gli ambiti portuali. Per esempio al largo c'è una bellissima mangianza di gabbiani che si tuffano sui banchi di foraggio, penso siano sardine, alacce, acciughe, e questo è il primo sintomo della presenza di pesce, e che in secondo momento potrà sancire la presenza anche dei predatori che andranno a nutrirsi di questo foraggio. E quindi ecco spiegato perché il tramonto solitamente è uno dei migliori momenti per la pesca. Visto che c'è presenza di sardine, metto un po' quest'esca che ha le colorazioni più tendenti al foraggio rispetto all'altra che avevo messo prima, ed ha una colorazione molto particolare perché va a simulare piccoli pesci mentre il resto del corpo è trasparente, emette tante vibrazioni, si lancia abbastanza bene. E già con i barracuda ha dimostrato di essere efficace.
Faccio una piccola serie di lanci con queste esca, vediamo come va. Ci sarebbe tanto da dire sulle colorazioni delle esche artificiali, infatti proprio per questo ho realizzato un video adatto già presente e disponibile sul canale Planet Spin Fishing, che vi invito a visualizzare. Anche con questa esca è un recupero dal medio al lento, soprattutto per pesci non in spiccata attività, in quanto attualmente non ci sono cacciate in superficie per quello che riesco a vedere a galla. Tuttavia non è detto che non ci siano predatori più sulla profondità. Quando non vediamo segni di attività in superficie, cacciate, tocche, io penso sia utile e indispensabile fare il classico cambio di esche artificiali, in modo che riusciamo a trovare la colorazione, il modello, per stimolare il predatore da un lato, ma anche per non far abituare eventuali predatori che si trovano nelle zone limitrofe alle vibrazioni, ai colori che noi utilizziamo. Quindi molto spesso va bene anche utilizzare lo stesso artificiale, magari però di un colore differente. In questo caso però io scendo con le dimensioni dell'esca artificiale, passo da un 160 o un 140 che ho usato prima a un 115. Questo per esempio è il Saxton della Caperlan, molto simile a un'acciuga, pesce foraggio di cui c'è sicuramente presenza in questa zona. Un'esca che si lancia molto bene, senza grandi sforzi, e anche con un recupero lento e lineare entra correttamente in pesca. Durante l'azione di recupero io, proprio per abitudine, cerco sempre di muovere l'artificiale in modo sempre differente, ravvivandolo con piccole gercate, stop, ripartenze, ecco, per stimolare magari il predatore che si trova nelle vicinanze, per fargli credere che si tratta di un pescetto in difficoltà e quindi che lui tenta di aggredire con minor diffidenza. Sentito una piccola tocca, potrebbe essere un piccolo barracuda o una luzza, che in questa zona ci sono. Quando sei a pesca da solo, non in compagnia, purtroppo quello che puoi fare è affidarti alle tue esperienze, il tuo istinto, le tue convinzioni. È una cosa molto differente magari da quando si fanno battute di pesca in compagnia di altri amici pescatori, oppure quando ci si trova sugli spot di pesca con diversi spinner, perché tu impari anche vedendo cosa fanno gli altri, il tipo di recupero, l'esca artificiale, la strike zone, perché ecco, fino a quando tu sei conoscitore della zona, frequenti con una certa assiduità lo spot, hai, diciamo, delle carte in più da poter giocare, a differenza di chi va saltuariamente, magari non conosce lo spot, non conosce le abitudini
in quel dato periodo diventa tutto molto più difficile, quindi ti affidi unicamente a quelle che sono le tue esperienze e le tue intuizioni. A volte puoi averla vinta, aver ragione, altre volte invece devi fare passo. Però ecco, il discorso che faccio io è quello che una volta che tu sei convinto di utilizzare le esche giuste, il periodo della giornata o dell'anno è quello giusto per insidiare il predatore, il tipo di recupero è giusto, due sono poi le alternative: o i pesci non ci sono oppure non stanno in attività predatoria. Allora ecco, puoi inventarti tutte le diavolerie che vuoi, ma purtroppo la pesca spinning ha dei limiti e con l'esperienza, ripeto, e con la pratica, con la tenacia, con la costanza si riescono a superare questi gap. Tanto ancora se si è in compagnia, perché tu puoi confrontarti con gli altri, e purtroppo un po' meno quando si è a pesca da soli. Però ecco, anche la pesca in solitaria ha il suo fascino, perché ti senti maggiormente concentrato in quello che fai, non hai distrazioni, ecco, se così possiamo definirla, e poi ecco, hai più possibilità di strike, perché se ci sono altri pescatori le possibilità diminuiscono, ovviamente. Puoi essere bravo quando vuoi tu, ma se ci sono troppi pescatori sullo spot un po' ne infastidiscono, e un po' più o meno le tipologie di recupero sono quelle, le esche artificiali sono quelle, quindi non è che puoi essere maggiormente influente nell'azione di pesca, soprattutto quando, ripeto, ci troviamo in spot ad alta pressione di pesca, come ad esempio i porti. Quando arrivi a questo momento, a questa fase di pesca, diciamo che ogni lancio potrebbe essere quello buono, però dall'altro canto ogni lancio, andando verso la notte, poi diminuiscono le possibilità di strike, che diciamo passa il culmine di quello che potrebbe essere l'attività predatoria. Ma in tanti spot come i porti per esempio, comunque l'attività si protrae per tanto tempo, molto spesso per tutta la notte. Però ecco, per chi decide di farsi 2 orette al tramonto come me, siamo oltre il picco di metà pescata, andiamo verso la fine, sempre in attesa dello strike. Attualmente sto dando fiducia al needle jointed di Jackfin e alterno con qualche esca molto lunga come i jerk, qualche Mommotti, Tide. Queste sono le esche che sto utilizzando. Cari amici, siamo giunti alla fine di questo video, di questo nostro nuovo episodio della serie Real Adventure. In effetti è proprio così, nella pesca non sempre si vince, anzi è la dura legge dello spinning, molte volte è il cappotto quello che portiamo a casa. E tuttavia sono già pronto e sto pensando alla prossima avventura di pesca. Rimanete aggiornati sul canale, iscrivetevi per non perdervi i prossimi aggiornamenti, e vi ricordo che sullo shop Amazon ho realizzato la guida dedicata alla pesca spinning in mare, che è disponibile sia in formato ebook che cartaceo. L'acquisto di questa guida e l'iscrizione al canale YouTube Planet Spin Fishing è l'unico modo per supportare il canale e anche questo progetto. Ringrazio tutti voi per essere giunti fino alla fine di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, noi ci vediamo il prossimo sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!